Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale a parlare del colpo dell'estate. Il colpo dell'estate di questo calciomercato lo fa il Napoli. Si chiama Victor Osimhen. Che siano 10, che siano 12, 15, 10 più bonus milioni per il rinnovo. Conta ben poco perché il Napoli ha alzato l'asticella, è uscito fuori dagli schemi monte ingaggi e stipendi che hanno un tetto massimo e si è assicurato l'attaccante, uno degli attaccanti più forti in Europa al momento, anche per il prossimo anno. Ne parliamo in questo video, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate e se vi sembra la mossa più azzeccata oppure secondo voi cresceranno i malcontenti nello spogliatoio per ovviamente il divario che ci può essere tra lo stipendio di Osimhen e un Raspadori di turno. Per me le punte così vanno pagate e lo stipendio è congruo agli stipendi che prendono i vari attaccanti anche più avanti nell'età. Parliamo di Benzema, parliamo di Kane, che comunque è stato pagato secondo me per l'età che ha troppo dal Bayern Monaco, quindi non c'è nessuna cifra spropositata né nell'ingaggio e né nella clausola, perché è una clausola da 150 milioni, altra mossa grandissima del presidente a livello contrattuale, valida per l'Italia dal secondo anno, cioè l'anno prossimo in Italia nessuno potrà comprare Osimhen, sarà valida solo per l'estero la clausola di 150 milioni almeno a quanto abbiamo letto, quindi un plauso alla società perché era la situazione più difficile da gestire per tutti, per gli interessamenti di club sia europei che l'Arabia Saudita, perché mantenere un calciatore del genere non è mai semplice, al di là che tu sia una società che fattura 100, 200, 500 milioni all'anno. Comunque devi fare un investimento che diventa spropositato per quanto riguarda i canoni del Napoli, però leggendo bene come sono andate le cose e come andranno, è comunque uno stipendio che rientrerà nelle casse del Napoli e non andrà ad infierire sul fatturato futuro o su investimenti futuri, così per esempio come, che so, posso fare un esempio, Pogba alla Juve. Dai stipendi del genere e fai contratti del genere a calciatori in primis rotti, da un altro punto di vista anziani, perché Pogba rispetto a Osimhen parliamo di 6 anni di differenza se non erro, poi adesso non ho l'età di Pogba alla mano. Comunque noi abbiamo fatto il rinnovo a un calciatore che ha altri 8 anni almeno da poter sfruttare per stare al vertice di qualsiasi squadra europea. È una punta uh, duttile, devo dire duttile per forza, perché Osimhen in un 4-2-3 sta bene, può giocare da solo lì avanti e far reparto da solo, può avere il trequartista dietro e non ne soffre. Non l'abbiamo visto, ma sono più che convinto che Osimhen in un 4-4-2 ipotetico, non a Napoli, da un'altra parte, eccetera, eccetera, si possa esprimere comunque alla grande, perché è uno che vede la porta, è uno che sente l'area di rigore ed è uno che ha fame e continua ad avere fame e continuerà ad averla. Ed è questa la forza del calciatore e il Napoli ha fatto un grandissimo colpo. Il colpo dell'estate l'ha fatto il Napoli. Poi si sta parlando ovviamente Gabri Vega, Cop Meiners, Zielinski, non si sa se Zielinski abbia accettato l'Arabia. Stamattina ha accettato l'Arabia, ieri le sirene arabe si allontanano, l'altro ieri ha riaccettato l'Arabia, 4 giorni fa Zielinski non si muove, la moglie eccetera eccetera. Non stiamo capendo niente da quel punto di vista e vedremo come andrà a finire. Gabri Vega sembra vicinissimo, almeno Sport Mediaset, le ultime notizie sono fissate le visite mediche, ma non c'è una data, quindi di fissato non c'è praticamente niente. Gabri Vega arriverà sicuramente a Napoli, a prescindere da ciò che farà Zielinski, perché a quanto si legge il sostituto di Zielinski sarà
Cobb Meiners, Lo Celso, non si sa chi arrivi, comunque arriveranno due centrocampisti, quindi che siano Gabri Veiga, Zielinski, che siano Gabri Veiga, Lo Celso, che sia Gabri Veiga, Cobb Meiners, il Napoli, per me, e lo dico senza voler zapparmi sui piedi o tirarmela da solo, la sfortuna, ma il Napoli resta la squadra da battere anche quest'anno. Con un calciomercato che sembrava spento fino a pochi giorni fa, una settimana fa, e poi si è acceso con Caiuste, con Nathan e con i colpi che arriveranno a centrocampo. Non c'è niente da fare, lungimiranza contrattuale, gestione aziendale e sempre in positivo, senza avere conti che sono fuori posto, che qualche anno arrivi qualche controllo e ci siano manovre strane, non ce ne sono. Avete voglia di scrivere sì, la trattativa Osimhen, se non è andata avanti quell'indagine, può darsi che negli anni riuscirà fuori, ma se non è andata avanti quell'indagine vuol dire che non c'era niente di illecito, così come c'è stato in altri club e c'è ancora in qualche altro club di Serie A, perché dico l'ultima e chiudo questo video. Per me questo mercato dell'Inter mi sa di lavaggio o piazzamento di soldi di qui e di lì strano, perché io non vedo Marotta, uno che spende 10 milioni per un calciatore di 34 anni. Quindi poi può darsi che io mi sbagli, ma ho detto questo alla fine di questo video perché volevo solo condividere l'idea con voi. Fatemi sapere cosa ne pensate. È un Napoli con Osimhen che mi auguro dia filo da torcere al resto della troupe in Serie A. Non è detto che vinciamo lo scudetto, perché ripetersi, ragazzi, è difficile, però ci godiamo questo al petto e ce lo difendiamo e lo difenderemo a spada tratta e col coltello tra i denti, perché tutti i calciatori del Napoli hanno ancora fame. Quindi occhio a questo Napoli quest'anno. Sempre Forza Napoli, ragazzi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella così restate aggiornati sui contenuti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.